Ma basta. No, lo lascio alto. Tappati le orecchie. Allora, innanzitutto di nuovo grazie, perché siete stati qui, perché ci avete seguito, perché siete stati comunque carini nei nostri confronti, nonostante abbiamo cambiato più volte idea sul farlo o non farlo, lo facciamo a Torino, lo facciamo a Parma, siamo a Parma, quindi va bene così. Quindi direi che la manifestazione è andata non bene, di più, lato nostro e anche lato dell'Automoto Retro, sono tutti molto contenti, quindi direi che per i prossimi anni qui sarà la nostra casa, quindi preparatevi già, c'è un anno di tempo, magari cambieranno le date, però adesso sappiamo dove siamo, abbiamo una casa e possiamo organizzarci al meglio per diventare ancora più grossi e più importanti. Giusto per creare ancora un po' di ansia a coloro che hanno partecipato al contest del BBetter, prima premieremo la top 3 dell'evento. Quindi chiamerei qui Sven, che ha scelto le vetture che verranno premiate. Chiamo anche Andrea, che sarà l'interprete di Sven. Il mio inglese fa abbastanza, lascia desiderare, diciamo così. E niente, quindi lascio la parola a Sven, che vuole dire qualche parola anche lui. Okay. So first of all, thanks for the invitation. I'm very proud that we as Germans are allowed to come here to Italy and to see and to evaluate all of your beautiful cars. When I started a little bit back, my first visit in this show was in Torino, I think about 4 or 5 years ago. And when I was there, you know, the tuning style in Italy was a little bit, let's say, out of time. We had a lot of colors, we had a lot of overtuned cars and all of that. And in the heart of Europe, in the UK, in Germany, in Poland, it was all about stands, fitment and all that thing. And so it was a little bit back at the time. But when I see now what happens over the last years, I'm totally impressed, because here at the show there are so many really good cars, which unfortunately we don't see so often on German events. So it's hard for us to judge the best cars, because there are so many of them, and we only have about 3 trophies which we can give out to the top 3. And to be honest, we could give out top 10, top 20 or top 30. That would be obviously no problem. And nearly at every stand, when you go to the Lombard garage, it's a RS4, totally fitted, a beautiful car. When you go up to the Standsland, nearly every car is sick, starting from the BMW 8 Series up to a brand new Golf 8. So we're really impressed on every booth. We have so many nice cars, and I see each weekend in Europe different cars, different people, and I can give all to you guys the biggest respect, because how the Italian tuning scene changed in the last 4 years is impressive, and if it comes in that way, it will sooner or later be one of the top 3 leading scenes here in Europe. And for that, I want to give out the applause to all of you guys, because you did a great job on how you represent modifying cars in your country. Ok, a Sven ha detto che è molto grato a Expo Tuning per averlo ospitato qui quest'anno, così come anche negli anni passati. Lui è abituato a show in Germania, in Polonia, ed è molto contento comunque di essere qui, perché è un progetto che sta funzionando e continua a funzionare. Riesce a vedere qui auto che spesso all'estero non riesce a trovare, e quindi di questo è molto felice. Ringrazia tutti, dice che non è semplice scegliere solo 3 macchine, sarebbe molto più facile se ci fosse una top 20, una 10 anche già solo, perché ovviamente ci sono auto di Lombard Garage, di Standsland che dovrebbero essere premiate, però purtroppo dobbiamo scegliere solo 3 auto e non è mai facile, perché la scelta è veramente molto diciamo ristretta, ecco. Ok.
Ricordiamo che questa top 3 non è in ordine di chiamata assolutamente, è solo una questione di gestione per la distribuzione del riconoscimento, e per noi queste auto comunque rappresentano un po' quello che è il completamento di tutta la fiera, quindi diversi stili, diverse opzioni di modifica e auto che hanno impressionato Sven per la loro complessità. Quindi chiedo a Cecilia gentilmente di venire qui. Yes. Passo ancora una volta il microfono a Sven perché voleva aggiungere ancora qualcosa. As I understood from my Italian, which is just in the steps of learning, I heard that he now want to introduce the top 3 here at the show, and as mentioned before, it's nearly impossible to say it's a top 3. So we went yesterday all for hours along and today as well, and we decided to take out 3 cars which represent the tuning what it is. And because tuning is something for everybody, you can tune a car with less money, you can buy used parts, you can buy an old car which is cheap, you just have to need good ideas. Or on the other hand, you can invest as much money as you have, you can buy a super sport car, you can buy the best product. So it's for everybody, from a guy who is just learning in a job, who is doing his university, up to a guy who is leading a company. So the reach of let's say the possibilities in tuning are nearly impossible, and it's the same with the style. At the moment everybody likes the stats and the fitment thing, but back in the days we had other styles, and also in the future we will have other styles. So for example, for me, always when we travel to SEMA show, Las Vegas is always by the end of the year, we see there are things that come up in the Japanese region and in the American region, and we see things that at the moment in Europe everybody would say, oh no, fuck up with it, what do you want to do with Lambo doors, what do you want to do with under bottom lighting, or why do you want to have something like to the heaven opening doors, like Lambo style doors or whatever. Everybody says this is not cool, but in those countries it comes up, and after 1 or 2 or 3 years it comes back here, and therefore we decided to choose 3 cars, 1 car that represents a little bit what tuning is, modifying in every piece, modifying from back in the days. Then we wanted to have a car which represents the actual scene, what we have with the stance, with the fitment, and we also wanted to have a car that shows that the future of tuning is also available, because many people in the media and the press say tuning is out of time, with the regulations by police and by the government, tuning will not exist in the future, but it will exist, but it will exist in another way, and therefore we also choose 1 car which shows a little bit where the road can go in the future. And so just to have you in mind, we took a classic style car like tuning was, a show car, we took an actual stance and fitment car, and we took a car that is for us a little bit where the future of tuning goes to, and it's not for the persons, we choose those cars to represent our whole scene, everybody of you is standing there, and yeah, that was the idea behind it. Ok, non è stato facile scegliere le 3 macchine che hanno vinto appunto la top 3, scusate, non è stato facile, dicevo appunto, scegliere 3 macchine, ha cercato di far combaciare diversi stili, cercando di far rientrare persone che giustamente riescono a modificare la macchina per quanto possibile, quindi cercando anche di tenerla il più originale, il più anche sull'economico, mentre magari qualcun altro si poteva permettere più una supercar con delle modifiche un po' più importanti. Ha cercato inoltre di premiare una macchina che potesse ricordare il tuning del passato, una macchina che potesse ricordare il tuning del presente e una del futuro. Quindi lui è abituato ad andare anche agli show a Las Vegas, dove trova delle modifiche che per noi europei sono molto fuori, tra virgolette, luogo, però giustamente, nonostante varie problematiche legate anche alla legalità delle varie modifiche che andiamo a fare sulle auto, cerchiamo comunque anche nel futuro di continuare a tenere vivo il tuning e rendendolo possibile anche su auto magari non standard come abbiamo sempre visto fino ad oggi. Ok, un applauso.
Iniziamo quindi con la premiazione. Chiamiamo a ritirare il premio Simone Pennati con il suo Toyota. Grazie mille. La tua è quella macchina futuristica che hybrid, ovviamente, che ormai va tanto di moda, e che però rappresenta un sicuro taglio con il passato, quindi una macchina nuova, anche difficile se vogliamo da modificare, però è apprezzata per quello che hai fatto e per i tuoi lavori. Lascio la parola a Sven se vuole aggiungere qualcosa riguardo la vettura di Simone. For us, Simone was the choice because he took a very rare model, Toyota RAV4, no parts available, all self-created. That was one thing. It is a hybrid model, so the future will not be anymore the normal engine like we know today. If it will be electric, if it will be hybrid, nobody knows at the moment. But it is a futuristic car, a little bit, and very good in detail. And what we like is the used high-class components like a Ferrari brake system, the Lamborghini seats inside that car, and going a little bit out of the normal way, not putting a set of BBS RS on the car, not putting a normal air ride on the car. That car is static on a self-created suspension, and all that together, futuristic car, other ideas, having a static car next to the air ride ones. That was for us the choice to give it to Simone, and yeah, congrats from my side. Per Sven, Simone è riuscito a prendere una macchina futuristica con un motore totalmente diverso all'attuale perché è un ibrido, è riuscito comunque su una macchina che non è comune, quindi senza poter avere la possibilità di trovare troppi pezzi, a fare un lavoro a mano su una macchina difficile, è riuscito a creare ottimi dettagli, ha apprezzato molto l'impianto frenante della Ferrari, i sedili interni dei Lamborghini. Un'altra cosa che ha apprezzato veramente tanto è che a differenza di molti non ha usato un impianto ad aria ma è statico, e nonostante questo comunque la macchina rende veramente molto bene. Inoltre dice che le modifiche che ha portato in molti altri paesi, ovviamente non nel nostro, sono totalmente legali, quindi questo diciamo accompagna anche il tuning verso un passaggio un po' più sicuro anche da questo punto di vista. Grazie mille. Grazie mille, salutiamo Simone e chiamiamo a noi Pierluigi Fabri. Congratulazioni Pierluigi. Complimenti per la tua vettura. Sven vuole aggiungere ancora qualche dettaglio sul perché ha scelto la tua macchina. As we talked before, we have so many beautiful cars on air ride with a good stance, with a good fitment, with nice 3-piece rims, with a nice set of upgrade brake system or whatever. There are 20, 30, 40 cars here around that are all the same style, like he goes a step further. When you see the details, a completely changed interior, some carbon upgrade, even on small details, the complete change to the optic of the S models and stuff like that. That was for us the decision to give it to his car, even if we had 10 other cars, which we love as much as that. But when you see it fair and overall, many of the other cars had the original interior, had not the details like that car, and so when you see the custom wheels, the brake system, the details, the detail off, and I think the car like him represents the style like many of you tune on your cars like you like, and therefore we choose the A6 to represent all of you with the actual style that Italy goes. Abbiamo scelto la 6 perché rappresenta l'attuale stile di tuning che
più raffigura anche il nostro modo attuale. E ha apprezzato molto gli interni, che sono completamente nuovi, fatti da lui, anche l'impianto frenante, ci sono molti dettagli in carbonio. Non si è limitato solo a mettere l'aria, a cambiare i cerchi, è riuscito anche a raggiungere parecchi dettagli come appunto gli inserti in carbonio, gli interni e quant'altro, e ha creato un ottimo lavoro che rappresenta l'attuale tuning oggigiorno. Abbiamo ancora un premio per la top 3, ma visto che e andiamo a premiare il combo di Bara Laszlo. Congratulations. So many of you might ask yourself, why did we choose that car? And like we introduced, we choose this car because it is not the actual style, because it is different like the many other cars that are here, because this car has a long history. The car has been changed for over years and over years and over years, and I think many of you, and I'll be so honest, walk by this car and say, it's not my style, I don't want to look at it. But especially that is the thing why it is all about. Tuning is about modifying, it's about customizing, and it's about appreciating the ideas of a person and also the work that goes into it. And when you guys take after this ceremony 5 minutes and you walk to that car, and you will easily see, you see it's an Opel Combo, but it isn't an Opel Combo. Under this car is a full Porsche Boxster. It has a middle engine, it has the complete drivetrain of a Porsche Boxster, and they took the optic of the Opel Combo and put it on side. And when you just do this work, it's so way more. But at this point, he never stops. He said, I create my own body kit. I go with a flat nose kit, which other companies in Japanese transform onto new Porsche. So he built it on his own, in his own hands, in his own garage. In that, he transferred a full dashboard of a Porsche inside the car. He took custom wheels to get this whole concept working. And when you look at the car and you say, oh, it's a little bit loud, it's not my style, I totally understand. But we gave him the trophy because he shows that a car is not something for 1 or 2 seasons where you put air ride and rims and then next year everybody knows it and he says, okay, I looked at the next car. This car had made many, many steps over the years. It is detailed in everything, in every little detail. It is all custom made, you can nothing buy from it. And the design, everything comes out of his brain. And when you just see the fact that this is the Opel, but under it is a full Porsche with middle engine, with drivetrain, with everything, then when you look at this, then you will understand why we choose this car, because it is way beyond, and it is what tuning is all about. It's about ideas, creativity, and creating something new, and this car is totally different to every car here, and therefore he stands for us a little bit for the past of tuning, where we all came out of, and that's the reason why we gave him the trophy. Molti di voi si chiederanno perché è stata scelta questa macchina e molti di voi obiettivamente non la comprerebbero e non la guiderebbero, però è una macchina che ricorda il tuning del passato, dove tuning voleva dire modificare, avere idee, essere innovativi. Inoltre è una macchina che non si ferma alla semplice modifica annuale, ovvero ogni anno Laszlo fa delle modifiche ulteriori. E quindi questa macchina ogni anno, ogni Expo, ogni esposizione risulta sempre con un qualcosa in più. Inoltre la potete vedere, sembrerà una semplice combo, ma in realtà c'è molto di più sotto, perché è praticamente a tutti gli effetti una Porsche. Ha il motore Porsche, ha l'impianto frenante Porsche, così come gli interni. Ogni parte ha un dettaglio particolare, come degli inserti in carbonio, piuttosto che lo spoiler e quant'altro. Lo spoiler è sellato, veramente è piena di dettagli, ed è sicuramente una macchina di impatto, perché per quanto possa magari piacere o non piacere, è sicuramente una macchina che richiama l'attenzione
e permette comunque, una volta vicini, di notare tutte quelle, diciamo, quei piccoli particolari che la rendono unica nel suo genere. Grazie mille. Vi chiediamo ancora di pazientare un secondo per il BBetter, perché parlando con Sven, ci siamo detti che bisognava inserire un altro premio. È un premio diciamo così, per la costanza, è un premio per aver continuato a sviluppare un progetto nonostante lo scorso anno avesse già avuto ampio rilievo ed è stato visto e apprezzato soprattutto sui social media e sulle varie pagine Facebook. Ci riferiamo alla multipla di Roberto, che chiediamo di dire qua. Non abbiamo fisicamente il premio perché l'abbiamo deciso ieri sera, ma ci tenevamo a fartelo sapere, e soprattutto Sven voleva darti la sua impressione sul progetto che hai ulteriormente modificato. Yeah, let's say it clear like this. In Germany, when you look in the internet or you look Tube and you ask the people which are the 10 ugliest cars in the world, on this list is a Multipla. So it's the basic, yeah? And to have the X and the balls, you know, to take such a car, to invest so much time, hard blood and money in it, and there is nothing available on the market to put on that car, and then create a car that draws every attention. When I came home after last year's Expo Torino and I showed my people that car, or when I put it on Instagram, photos of that car, everybody went insane, because I think everybody of you knows Golf 7, Golf 6, Golf 8 is a cool car. BMW M4 is a cool car, but you have them everywhere. And who knows a tuned up Multipla? Nearly nobody. And this trophy is just for continuity, to be creative, to be thinking out of the box, and therefore we choose this Multipla and gave him a special award because it's just, yeah, cool as fuck. Ok, se cercate su internet la lista delle 10 macchine più brutte del mondo, sicuramente troverete la multipla. La cosa che già aveva apprezzato l'anno scorso, ma che ha continuato ad apprezzare anche quest'anno, è il fatto che Roby abbia investito così tanto tempo, soldi e passione in una macchina che obiettivamente, diciamo, è un progetto per folli. E cito testualmente, ha detto che mi parla così per aver seguito un progetto tale, ed è molto contento che nonostante l'anno scorso tu abbia continuato quest'anno ad apportare degli upgrade, e quindi trovava giusto, corretto valutare questa macchina e dargli un premio speciale per il lavoro fatto e svolto. Ok, siamo arrivati alla premiazione del BBetter. Chiediamo ai responsabili dei progetti di fare un passo avanti, di venire qua davanti. Qui davanti a noi, come la commissione d'esame. Perché gli va bene? Tutti in linea? 1, 2, 3. Ci manca un rappresentante di Lomba Garage. Luca? Ok, eccoci qua. Allora, Sven ha apprezzato molto tutti i progetti, come sapete è venuto ed è passato a chiedere spiegazioni su tutto quello che è stato il lavoro svolto sulle vetture, cercando anche il dettaglio più piccolo per poter prendere una decisione su quale vettura sarà la vincitrice del contest. Sicuramente tutte e 4 le vetture hanno delle particolarità. Ci piace sottolineare ancora che quest'anno sono stati 4 progetti completamente differenti. Si passa da una old sim racing, un prototipo davanti, perché tale deve essere, che strizza molto l'occhio alle performance al racing, e una vettura moderna, comunque che si vede sulle strade di tutti i giorni, ma che ha subito dei grossi interventi. Perciò Sven sicuramente ha apprezzato il fatto di vedere 4 progetti differenti, ma l'ha anche messo in difficoltà. Perciò lascio a lui la parola per spiegare
alcuni dei suoi pensieri e poi passeremo alla premiazione. Okay, I hope I understood what the Fabio said, but yeah. Intanto io aggiungo due cose. La prima è che, come tutti gli anni, da un paio d'anni a questa parte, Carcare al vincitore omaggerà un kit per la cura della vettura vincitrice, quindi sarà poi Andrea, se ha piacere di essere con noi, di consegnare il premio al vincitore, ma soprattutto una novità di quest'anno è che chi vincerà il contest avrà lo stand pagato omaggiato per l'edizione 2024. So yeah, I think I know what I gotta do. So I got my instructions, and I want to talk with you about every of the 4 projects, what I see in it, and after every car, it will get translated, and at the end we will announce who of the 4 participators will be the winner. Yeah. So first of all, the Mercedes from Lombard Garage is a car that, it kept me hanging on, that car, because it is simple, it is classic, it's restored, it just has a set of nice rims, it has air ride, but the combination of the colors, of the two-tone scheme, and also what I appreciate most on that car is blacking it out, all the chrome, nearly deleting it, and giving it in that matte black optic. It totally catched me. I see a lot of cars and I not have seen that before on that kind of model, and I feel that this gets the car 20-30 years more modern. It gets it in a little kind of a hot rod look, and I must give out big props to the guys from Lombard Garage for that car. Is really a new look on a car that has been tuned a lot, and you get it a whole new interpretation, and I was really surprised by that. Ho apprezzato molto il fatto che tu abbia scelto una macchina comunque classica, sia stato in grado tu di costruirla, laddove appunto la parte della portiera, come abbiamo visto, eccetera. Ho apprezzato molto la combinazione di colori della carrozzeria con il tetto, il fatto che tu abbia modificato le parti nere, eccetera. È rimasto molto affascinato perché di base hai fatto delle modifiche che l'hanno quasi ringiovanita di 20-30 anni, quindi sicuramente un progetto che mi è piaciuto. So the next project from Albesiano Motorsport, from Andrea, is just, I would say it's a monster. And the cars I've seen over the last years, so when I came first to Italy, I never knew something about Albesiano Motorsport. It was for me brand new. I just saw they have some cool cars, they have cool ideas, but then what happened over the years, if I go back to the Gulf country, if I look at the Porsche 996 completely modified, if I look at the car from Nico, the red Golf from last year, who was in BBetter, this is for me still, I think, to be honest,
the best Golf 2 I've ever seen, because it is better than it comes out of the factory in Wolfsburg. So when you see that car with that old age and what they guys did to it, except of the upgrade of the brake system or the engine or whatever, just to get that car restored on that quality, it made me speechless last year, to be honest. And yeah, then this year I heard about new project, and then yeah, they turned the Golf 2 into a drift car, and what I see there, it's just a monster. And at the end, of course, we see that the time was running against them, so it is, of course, not finished in every detail, but as the car it looks now and where it will go, it is just, it's thinking out of the box. I talked with Andrea yesterday, and for me, he is, if you look into an encyclopedia and you open and you see Tuna, you see a photo of him. Because he is the guy in his own garage, with his own hands, without using any Instagram or celebrity stuff. He just creates really stunning cars, and this Golf 2 is for me outer level, and I can't wait to have the project finished at the end, because I think it will be going worldwide through the web, because it is totally crazy. And doing this with his own ideas and with a German car coming here out of the heart of Europe, Italy, it makes me proud of our scene. Okay. Ha detto che l'auto è letteralmente un mostro. La prima volta che è venuto in Italia non conosceva minimamente te nella tua azienda ed è rimasto molto sorpreso nei tuoi lavori. Trova che il Golf 2 rosso sia uno dei tuoi capolavori più grandi. Inoltre dice che se tu cerchi sul dizionario tuner esce la tua foto, perché sei il classico che lavora nel garage senza distrazioni, focalizzato sul suo lavoro, sulla famiglia. Tutte queste cose qui sono tutti, diciamo, aspetti che apprezza molto. Per quanto riguarda invece la tua macchina, dice che è molto contento del tuo lavoro. Purtroppo hai avuto il tempo contro, nel senso che non è finita, però sa che la finirai e non vede l'ora di vedere il progetto completo come si deve, ed è veramente sorpreso perché il progetto che ha in mente è un mostro, letteralmente. Yeah, project number 3, the Maggiolino from Brocanelli Custom is for me one of the surprises of this year's competition, because Brocanelli Customs was last year also in the BBetter contest with Opel Astra, and it was a solid car. But it was a solid car, but it was not outstanding, you know. And I said, what does Brocanelli come this year with? And what they showed and what they built here is, I told to him, for me the Opel Astra was a cool car, but the Maggiolino is way levels above it. So it goes more in detail, it goes more in quality, it goes more in ideas. And I was really stuck on that car. Yesterday it was the first car we revealed, and after that we came from car to car to car, and we got the cars explained in detail, and we took our time to judge them. Also today we went again to the cars. And I think this car is for me a really good interpretation of a classic car upgraded with a modern look. You know, it has a hardline installation, it has LED lighting in it, it has a roll cage, it has the opposite of a high gloss color inside up to the patina outside, which kept the classic coolness of the car. And then with cool ideas like the spoiler at the back, integrated LED lighting as a third brake light, and many other small details. That car also touched my heart, and I was really surprised what carrosseria Brocanelli brought out of this car, and especially when you see on pictures how the basic car looked like and in what time it was built. So it was really for me a surprise, a good surprise. È stato molto sorpreso di rivederli quest'anno dopo l'anno scorso, era molto incuriosito dal progetto perché già si ricordava quello dell'anno scorso, e paragonato a quello quest'anno è stato migliorato tanto, soprattutto nel dettaglio, quindi è sicuramente un livello superiore. Ha apprezzato veramente ogni singolo dettaglio della vostra creazione, della vostra auto, in particolare il discorso del colore, che siete riusciti a mantenere quello originale, e soprattutto anche la luce posteriore molto innovativa rispetto magari ad una macchina che può essere, diciamo, classica,
come lo è il maggiorino, quindi siete riusciti a far combinare una macchina classica con uno stile più moderno barra futuristico addirittura, e quindi molto soddisfatto del vostro operato. And yeah, the fourth and last project, Roberto from RBS Automotive, is I'm a big fan of the work he does, I'm a big fan of the cars he does, so you saw some minutes ago we gave a special award for Multipla because it was catching, that car, it was really catching us. When you see it, this movable 5 in the same color, it's really, really good stance with the wheels, with everything, really, really nice car. And yeah, then yesterday it got revealed, yeah, the Abarth. I did not see the car before, so I came here by plane. I saw it first when it got revealed, and I expected to have the car in the same look, like the color, like everything, like the Multipla and the Golf, and then yeah, it was the same color, but it was different. So that catched me a lot, and I think you can invest small money in a car and it can look killer, or you can invest a lot of money in a car and it can look killer. But at the end, it doesn't matter if you invest less or much money in a car. A car must catch your heart, it must draw the attention on it, and it must just be stunning, and it must be way better than the original car is. And that is what that Abarth for me is. I saw it and I had to ask, even if I know a lot of Abarths, I had to ask in detail, is this original or not? And when we ourselves come to the question that we can't look, is it original or not? And you then hear it's not original, it's upgraded, like the sides of the car. Each side is 3 centimeters more widened. Of course you see it where the fuel cap is or whatever, you see the changes. But the changes are done so perfect that for us it was hard to see what has been changed. And I think this is the perfect tuning, when you do it in a kind of way that the original manufacturer does it, but you do it better than them. You create and optimize the lines of the designer, and this is what he did. The match of the forked carbon with that mud colorway, with the trim inside, it was just, it is one of a kind, and it is, yeah, it is something like a car I want to have in my garage. So I really love that car. I totally feel this car, and yeah, congratulations also for the building of that car. You have a great hand for tuning, for modifying cars, and it also yeah, touched the heart, and it's a beautiful car. Thanks for building such a masterpiece. Ha detto che è un tuo grande fan, l'ha dimostrato prima con il premio alla Multipla, e quando abbiamo scoperto le auto è rimasto colpito dal tuo ormai marchio di fabbrica, che è il colore, che nonostante sia uguale a quello della Multipla e della Golf, è comunque diverso, perché ovviamente è opaco. E sei riuscito a creare veramente un capolavoro, tant'è vero che per quanto mi conosca bene le 500 Abarth, molti dettagli che hai modificato ho dovuto chiederti se fossero di serie o meno, perché hai creato veramente una linea così perfetta in cui non si vedeva dove avevi messo mano e dove no. Ho apprezzato molto tutte le modifiche che hai fatto, tutti i vari dettagli in carbonio eccetera, e il fatto che tu abbia allargato le macchine e tutt'altro. Ho detto troppe cose, devo chiedere perché non ricordo tutto quello che dicevo. Il progetto è andato bene. L'ultima nota che voleva aggiungere Sven è che nella decisione siamo giunti veramente, è giunto, la decisione l'ha presa lui, è giunto a una difficile scelta, perché si scontravano due stili completamente differenti, era quasi un finale alla pari. Ve lo faccio spiegare meglio da lui e poi andremo direttamente a So, yeah, as you heard, 4 different cars, all different, all very good. And
what shows me for this, for my personal opinion, also I think when I feel this car I want in my garage, the guys did a good job, and I want every of your cars in my garage. I love them, they are totally different. I like your creativity, I like your style, but at the end it were two cars that were outstanding for us. And those two cars, of course, they are different, they are completely different. Both of them had very small details that are missing or that could be upgraded. And so it was at the end, it was nearly a 50-50 thing. But one of those cars was a little bit more than the other, and a little bit more was that this car is a legendary car, it's an icon car, and this car not just had to be built. Before it had to be built, it had to be restored, and the overall look for us this year is the Maggiolino from Brocanelli Custom. And for us this car, it is the winner of the BBetter. Congratulations, sir. Congratulazioni a Cristiano per la sua realizzazione, foto di rito. Siamo contenti della tua reazione. Se volevi aggiungere qualche cosa. Volevo ringraziare innanzitutto la mia famiglia che mi ha, sono sempre le parole fatte ma è vero, mi hanno sopportato per questi ultimi 2 mesi per aver creato questo Maggiolino in tempi record. Ringrazio Giordano per avermi scelto di realizzare questo progetto, ringrazio Luca, ringrazio soprattutto i ragazzi di Expo che mi accolgono sempre in questi ultimi anni sempre a braccia aperte e mi danno lo stimolo e mi danno anche la forza di fare ogni anno progetti nuovi e portare macchine nuove, perché come vi ho detto anche anni fa credo nell'evento, credo nei ragazzi e è un peccato non poter fare più questo evento. Quindi sono venuto qui a Parma, anche ho seguito tutte le vicende che c'è stato a Torino per non fare più l'evento lì, comunque li ho seguiti a Parma, ci ho creduto e sono contento. Grazie ragazzi. Chiediamo ai ragazzi che hanno partecipato al contest comunque di venire a ritirare la targa come ricordo della manifestazione. Luca, congratulazioni. Qualcosa? Perfetto, io sono brutto, lo so. Chiamiamo poi Albesiano. Grazie mille per aver dimostrato di nuovo la tua abilità nella costruzione e speriamo veramente di vederla finita e soprattutto di vederla in pista. Anche Roby, anche per te. E la possibilità di nuovo di vedere qualcosa di stravagante il prossimo anno. Grazie mille, grazie a tutti. Ricordiamo inoltre a tutti i ragazzi che hanno partecipato con le auto di rimanere qua allo stand e di ritirare i riconoscimenti se non li avete già ritirati. Noi vi ringraziamo e a questo punto vi diamo l'appuntamento al prossimo anno. Grazie mille.